Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la prima metà di gennaio. Ragazzi, abbiamo la carta del giudizio. Prese di consapevolezza, prese di coscienza, è la prima lettura dell'anno, quindi è un po' come se si arrivasse a una presa di coscienza. Quando c'è il giudizio può anche fare riferimento a qualcuno che ritorna dal passato. Siccome siamo, diciamo, in zona feste natalizie, potrebbe anche fare riferimento a qualcuno che appunto magari rivedete dopo tanto tempo in occasione del Natale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi, vi consiglio di ascoltare il video che ho pubblicato e che trovate qui sotto, è una guida proprio. Sempre sotto nella descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche qui. E sempre in descrizione trovate anche il link alla playlist dell'oroscopo del 2024, il link al corso di tarocchi e ci sono un sacco di cose interessanti. Date un'occhiata alla descrizione. Va bene, andiamo a vedere quali sono le energie per questo inizio anno. Matto. Bene, si inizia con una bella energia. 4 di coppe, 6 di pentacoli, regina di bastoni, abbiamo un 9 di coppe, un 9 di spade, e il sole. Allora ragazzi, partiamo da questo matto. Il matto parla di avventure, parla di novità, parla di nuovi impulsi, di nuove conoscenze, di nuovi interessi. È un'energia, diciamo, in forte espansione. Però poi abbiamo appunto questo 4 di coppe e un 6 di pentacoli. Qui è come se in realtà questo entusiasmo di cui ci parla il matto fosse un po', non dico sottovalutato, però come non visto, ecco. Cioè è come se ci fosse tutta questa forza, questa energia, però comunque manca, manca una soluzione alternativa, manca un obiettivo, manca qualcosa. Con il 4 di coppe si sta guardando, ci si sta focalizzando, diciamo, su quello che manca. Vi dico, la prima impressione che ho avuto quando ho tirato le carte è stata quella di una persona che probabilmente avete già conosciuto tempo indietro e ho come la sensazione che potrebbe iniziare come un'avventura proprio di tipo romantico. O perlomeno questo è l'andamento ehm, con questo matto. Andiamo a vedere carta per carta. Fante di bastoni, guardate questa come si è fermata, io direi di prenderla. Regina di bastoni, ne prendo ancora un'altra, giusto per sicurezza, per non farci mancare niente. Però ragazzi guardate, no, è chiaro, qui c'è una storia molto passionale che inizia, ve lo dico, potrebbe essere con qualcuno del passato. Ehm,
Potrebbe essere anche con qualcuno che ha una certa differenza di vedute o di età rispetto a voi. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Carro, carro e torre. Qui c'è come un rallentamento, mi verrebbe da dire, in questa, chiamiamola conoscenza, perché è vero che qua sono due figure di bastoni e quindi indica che c'è una forte passione da parte di entrambe le persone, però è una relazione, ok? Ho come la sensazione che con questo carro al contrario non ci sia, allora, o ci sia distanza e non ci sia modo di vedersi spesso, oppure ho come la sensazione che nella prima settimana di gennaio, ragazzi, potrebbero ritardarvi un appuntamento, potreste posticipare un appuntamento con questa persona o cose di questo genere. Ripeto, potrebbe anche essere una questione familiare, eh. Vi ricordo che queste sono stese comunque generali, quindi possono riguardare il lavoro, la famiglia, gli amici. Io cerco di darvi un'idea del movimento energetico, poi applicate voi la lettura alla vostra realtà. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Fante di spade e giudizio. Come la sensazione che abbiate bisogno di un accordo, di un compromesso, di un qualche cosa che vi faccia stare al sicuro da parte di questa persona. Potrebbe essere anche una notizia, una telefonata, un messaggio, un WhatsApp, insomma, batti un colpo se ci sei, ok? È una cosa proprio di questo genere. Perché qui, soprattutto in questo mazzo, come viene rappresentata la persona, è proprio sconsolata. Quando c'è la pioggia, di solito fa riferimento alle lacrime. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Uh, 7 di spade, 9 di coppe. Allora, io qui ho come la sensazione che ci sia una difficoltà da parte vostra nel maneggiare la situazione, ma è a causa di un, come vi dicevo, di un vostro bisogno di avere certezze. Quindi probabilmente siete persone, ovviamente questo non risuona con tutti, però è come se ci fosse, sì, il bisogno di sapere che per l'altro contate, che l'altro o l'altra, adesso dipende appunto dal tipo di relazione di cui, cioè che a voi vibra, però comunque come c'è una fiducia reciproca, c'è questa, sì, questa condivisione reciproca, però ho come la sensazione con questo set di spade che appunto non vi rendete conto che sono cose che in realtà già ci sono. Avete una sorta di vuoto interno tra il 4 di coppe e il 9 di coppe che io non credo sia proprio legato alla persona in sé, ma è una cosa proprio vostra. Per questo set di spade, a causa un po', manca solo più la luna, di questo, di questa visione un po' troppo ideologica della situazione, o come... Vabbè, andiamo, spero di essermi spiegata. Il 9 di coppe ce l'avete due volte al contrario. Mm. Andiamo a vedere questo. Ragazzi, ho come la sensazione che questa regina di bastoni, che potrebbe, potreste essere voi o l'altro, tra l'altro sono anche due figure di fuoco e voi siete un segno di fuoco, quindi ho come l'impressione che l'altra persona potrebbe o avere un segno zodiacale o l'ascendente in un segno di fuoco, anche perché poi pure qui abbiamo il sole, potrebbe essere un leone. Adesso andatevi poi a vedere il video dei leoni. Però ho come la sensazione che intorno a
o al ruolo di questa persona, quello che per voi la persona rappresenta, insomma, ci sia come una sorta di tossicità, lieve, lieve, però la sento, perché c'è un 7 di spade, che è una carta di avidità, è una carta di qualcuno che vuole qualcosa per orgoglio, per ego, non perché sente che è proprio quello di cui la sua anima ha bisogno, è più per una soddisfazione personale, per tenere sotto controllo, come vi dicevo qui. Fatemi vedere il 9 di coppe. 10 di spade, 8 di bastoni e mondo. È come se le cose ad un certo punto con questa persona o in questa relazione o in questa situazione diventassero stagnanti. Cioè si parla di un futuro, però non si concretizza. Difatti voglio andare a vedere questo 9 di spade. Sei di pentacoli che avevate già qui. E fante di pentacoli. Ho come la sensazione, ragazzi, che questo 9 di spade vi catapulti un po' nel passato e in effetti lo sento collegato al giudizio, perché qui ho come la sensazione, come vi dicevano, è come se si parlasse di qualcosa, di un viaggio, di un futuro, di un progetto, di un completamento, di un risultato, di un obiettivo, però poi alla fine questo obiettivo non viene non si inizia mai a concretizzare. E qui il 9 di spade sento che rievocherà un po' certe questioni legate al vostro passato che vi fanno sentire in disequilibrio. Tenete presente che è come se aveste bisogno di riconnettervi, sconnettervi dalla mente, prima di tutto, perché è un 9 di spade, sono i pensieri continui, sono i pensieri negativi, quelli che si incancreniscono, che diventano, come si dice, distruttivi. Però ho come la sensazione che o voi o l'altra persona non vogliate imparare da questa situazione. Tenete presente che il giudizio è una carta di karma. Poi abbiamo uno 0, che è una carta di inizio ciclo, e un mondo. È come se nel giro di 15 giorni, ragazzi, prendeste una nuova consapevolezza su certe vostre dinamiche di comportamento. Anche perché il giudizio ce l'avete 2 volte, qui con la torre cascano certe sicurezze. Guardate, se è qualcuno che si fa vivo dal passato, qualcuno che state aspettando, che voi volete, insomma, no? Ho come la sensazione che voi richiediate un certo tipo di scambio, però alla fine questo scambio non c'è, perché il 6 di pentacoli qui è al contrario e da lì scaturisce questo 9 di spade, i pensieri, è di nuovo tutto come prima, non è cambiato niente, si ripete di nuovo tutto, come faccio ad uscire da questa situazione? Come faccio? Col sole, con il plesso solare, con la forza di volontà, con il terzo chakra. Andiamo a vederlo questo sole. Vi dico, in realtà ho come la sensazione che sia una questione da gestire un po' meno un po' meno pressing per capirci con questa persona, perché secondo me il fatto che ci sia il sole alla fine, che è una bellissima carta, è un po' come se fosse un consiglio a prendere un po' di più la relazione come un'amicizia. Cioè, anche se fosse una questione tra madre e figlio, perché qui vedo due figure dello stesso seme, trattare la relazione proprio come amici. Voi parlereste cioè, a un vostro amico parlereste nello stesso modo in cui parlate a vostro figlio? Cioè, certe volte i ragazzi hanno solo bisogno di sentirsi trattati come adulti.
Allora, andiamo a vedere il sole. 9 di spade. Guardate, il sole, ragazzi, è una carta di forte chiarezza mentale, ve lo dico, quindi non vi abbattete se avete questi due 9 di spade. Semplicemente prima dovete passare dalla crisi, dal momento di confusione mentale, capire che cosa è in disequilibrio per voi, dopodiché passare a questo sole, passare a questa chiarezza mentale. Il sole vi ricordo che illumina, ok? Illumina le giornate e rischiara. Vi dico, sento che è più un riconosco certe dinamiche, faccio chiarezza su certe dinamiche, su certe bugie che magari io mi sono raccontato, su certe cose che ho visto ma che ho fatto finta di non vedere, su certi atteggiamenti di controllo che ho subito o che ho dato, perché qui può essere tutte e due le cose. Però quello che è importante è che troviate degli obiettivi al di fuori di questa relazione, al di fuori di questa situazione. Avete bisogno come di nuovi obiettivi. E se per caso, insomma, è una relazione trita e ritrita, piena di prendi e molla, qui si tratta con la stella al contrario, ragazzi, di puntare nuovi obiettivi. Non avete nuovi obiettivi. La carta della stella al contrario è proprio l'assenza di speranza, di spinta, in un certo senso anche volontà di andare avanti, no? Perché quando uno ha la speranza di raggiungere un risultato, prima ci si deve porre un obiettivo, poi si deve nutrire questo obiettivo e dopodiché arriva anche il riconoscimento, però qui è proprio un po'. È come se foste prima in fase di riconoscimento. Probabilmente nella seconda parte di gennaio potreste focalizzare un po' meglio gli obiettivi. Andiamo a vedere con Osho. Il completamento, che è un'altra volta la carta del mondo. Poi abbiamo l'outsider, che è un 5 di pentacoli e un 4 di spade con rimandare. Mm, mm, mm. Sì, rivedo un po' la lettura, sinceramente. Nel senso che qui c'è il completamento e il mondo, no? Quindi il risultato raggiunto, un obiettivo e automaticamente c'è lo 0 del matto. Poi c'è questa delusione, l'outsider, qualcuno che vorrebbe ma è imprigionato, si sente imprigionato e quindi da lì c'è un rimandare qualche tipo di scelta. Ma infatti sì, ve l'ho detto. Andiamo a vedere gli oracoli che cosa vi dicono, sono curiosa. Sì, è come se si dovesse organizzare qualche viaggio, qualche trasferimento. Magari vi dovete vedere perché siete in posti lontani, non so. Però, ripeto, e qui lo vedevo anche, no? Che c'era quella specie di, ok, no, non riesco più a venire giù o a venire su o a spostarmi o a prendermi le ferie, insomma c'è una sorta di impedimento. E poi qui abbiamo la carta numero 9. Il numero 9 è un numero di iniziazione e parla di Isola del Tesoro. Guardate, ve lo metto qua perché secondo me, perché avete 2 9 anche qui, con questo lavoro di introspezione e grazie al Sole che è un numero 19, troverete il vostro tesoro. Qui si tratta di andare con il vostro bagaglio verso isole, mi verrebbe da dire, perché vedo la tartaruga, verso isole più sicure, verso porti più sicuri. No, i porti delle tartarughe no, non mi piacciono. E poi c'è l'isola del tesoro, è vero? C'è scritto. Quindi sì. Create la vostra nicchia di sicurezza. Qui mi viene da dire, create la vostra zona sicura, che non è la zona di comfort, ok? È una zona sicura dove rintanarsi può anche essere una poltrona all'interno della vostra casa, per farvi capire. Ehm, e per, diciamo, custodire i vostri sogni. Amici dell'Ariete, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione in qualche modo.
Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. So che pubblico le letture un po' di tempo prima, perché se siete della prima decade potrebbe risuonare prima. Io comunque vi auguro un inizio 2024 super pieno di abbondanza, anche una fine del 2023 in prosperità. E niente, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!